Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni per l'autunno, andremo a vedere i movimenti del periodo in blocco, quali potrebbero essere le sfide, le eventuali sorprese e poi andremo a dare uno sguardo da un punto di vista sia affettivo che lavorativo. Bene. Mostrami, cancro, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Gli amanti, amici del cancro. Per molte persone si tratta di iniziare un nuovo tipo di amore, che può essere sia in relazione, sia un amore verso se stessi, un nuovo equilibrio verso se stessi. Quando c'è comunque la carta degli amanti, sì, normalmente parla di una relazione di coppia, ma parla anche di amore in senso più ampio, quindi anche l'amore familiare, tra parenti, diciamo, e l'amore per se stessi. Andiamo a vedere con questi oracoli. Ok, il messaggio è: la luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Qui fa riferimento al tipo di risposta che vi aspettate dall'esterno. Quando dice al di là della lode e del biasimo, qui si tratta di qualcuno che ha bisogno di un riconoscimento. La luce interiore, guardate, è uscita anche la carta degli amanti. Qui sento che si tratta proprio di quello che è l'amore in senso ampio, in senso puro, l'amore per il puro piacere di dare, senza aspettarsi qualche cosa in cambio, quindi un amore incondizionato, senza la condizione di avere qualche cosa indietro. E qui anche fare qualche cosa senza aspettarsi né la lode o un biasimo. Come lo spazio, la luce interiore, come lo spazio, non ha confini e l'amore anche può essere infinito. Qui si tratta di fare qualche cosa o comunque di come vi posso dire? È qualche cosa che si fa in modo incondizionato, o perlomeno l'accento va per di lì. Andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, abbiamo la temperanza al contrario, il re di spade al contrario, la sacerdotessa al contrario, la giustizia, l'asso di coppe e il fante di coppe al contrario. Allora, diciamo che qui potrebbe essere proprio riferito ad una relazione, a quello che è sì, una relazione con una persona che potrebbe essere più matura di voi, perché abbiamo comunque un re di pentacoli. Però diciamo che c'è bisogno di portare equilibrio tra il vostro divino maschile e il vostro divino femminile. Per molte persone si tratta di fare un lavoro di amor proprio. Qui abbiamo anche la temperanza al contrario, che parla di una sorta di disequilibrio. E il fatto che ci sia la sacerdotessa al contrario ci dice comunque che probabilmente non si sta dando troppo ascolto al proprio intuito. C'è qualcosa qui che non è, diciamo, troppo limpido e cristallino da un punto di vista generale. Potrebbe esserci una sorta di impazienza per voler raggiungere certi tipi di obiettivi. E comunque avere un re di spade al contrario denota una sorta di confusione mentale, perché il re di spade normalmente è una persona molto logica, molto razionale, invece quando è girato al contrario è una persona che è condizionata, condiziona, non è completamente lucida di mente, ok? Ed è questo un po' l'atteggiamento fondamentalmente che bisogna riportare in equilibrio con questa temperanza. Ehm,
diciamo che non è un qualche tipo di, come vi posso dire, confusione tossica. Mm? Semplicemente c'è la necessità di portare in equilibrio quello che è quello che sente il cuore con quello che sente con quello che vuole la mente, o dice la mente, insomma. Però in realtà qui con queste tre carte abbiamo anche un asso di coppe e qui si parla di un nuovo inizio e normalmente l'asso di coppe, ragazzi, è un inizio d'amore, un inizio romantico. Potrebbe parlarmi di quello che è un incontro con una persona. Questa persona è un fante di coppe. O comunque se non è una persona, perché magari voi siete già in relazione da tanti anni, siete sposati e per voi il vostro o la vostra partner è rappresentata dal re di spade, questo fante di coppe potrebbe essere un figlio per qualcuno, ma sento di più che è come se ci fosse, diciamo, per giustizia divina, qualche cosa che vi ridà, se vogliamo, un po' il vostro potere. Il fante di coppe parla molte volte di qualcuno che viene a fare una proposta, che viene a porgere la mano. Potrebbe anche essere che qualcuno venga a... Lo sento per pochi, pochissimi in realtà, però può anche essere che ci sia qualcuno che venga a farvi delle scuse. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Mm. Abbiamo un diavolo al contrario, un asso di bastoni e un eremita. Datemi un'altra carta per il... Grazie. Allora, qui c'è qualche tipo di condizionamento o di tossicità inerente a quello che potrebbe essere un gruppo familiare piuttosto che lavorativo. Qui c'è qualcuno che avrà, come vi posso dire, qualche... mm, come vi posso dire? Ci sarà qualche tipo di condizionamento da un punto di vista della fisicità pratico, potrebbe anche essere lavorativo proprio, ok? Vedo che comunque c'è di nuovo un asso di bastoni e un eremita, qui si tratta di iniziare qualche cosa da soli. Avete due assi tra l'altro nella lettura e un 10, che il 10 è proprio la carta di fine ciclo e inizio di cicli nuovi. Qui probabilmente c'è qualcuno che lascerà qualche tipo di gruppo, può essere un gruppo lavorativo, ripeto, potrebbe anche essere un gruppo di clienti, per esempio, cioè nel senso, è come se si iniziasse un nuovo tipo di avventura, se vogliamo, di cammino personale. L'asso di bastoni comunque è sempre quella decisione fatta in modo deciso, in modo concreto. Sento che, guardate, in realtà questo asso di coppe potrebbe proprio essere qualche tipo di sostegno che vi stanno dando dall'esterno. Vi dico, avete anche la carta della giustizia e quindi qui si parla di giustizia divina, oppure per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che ci sia qualche tipo di situazione burocratica in mezzo da dover sciogliere in questo periodo e andrà comunque a buon fine se così fosse. Ok, perché comunque quando c'è la giustizia poi c'è un asso di coppe e comunque un asso di bastoni che parlano di nuovi inizi. Quindi vi dico, vi dirò questa parte che è quella forse un po' più problematica. Si risolve piuttosto in fretta perché comunque qui avete un asso, qui avete un 10. Quindi secondo me non c'è da preoccuparsi molto fondamentalmente. Ehm, Guardate, vi faccio notare una cosa, qui abbiamo la luce interiore e al di là della lode del biasimo, no? Come vi ho detto prima, quando vi dicevo che c'è una sorta di condizionamento nell'avere un riconoscimento all'esterno. È un po' questo condizionamento di cui ci parla il diavolo. Qui avete bisogno di essere riconosciuti da qualcuno, da qualche tipo di gruppo, da qualche tipo, magari anche proprio dalla società, visto che abbiamo la giustizia, magari si sta parlando di qualche tipo di ipotesi azienda piuttosto che
Guardate, per qualcuno potrebbe essere un divorzio che va a buon fine. Se siete, per esempio, nel tramite di un divorzio, state aspettando delle carte, delle cose, sento che sì, diciamo, forse a inizio autunno le cose sono un po' lentine, però mano a mano che si va verso la fine dell'anno, insomma, si allenta tutta questa tensione anche provocata dal diavolo, ok? Ok, andiamo a vedere i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. Le letture comunque sono di carattere generale, quindi potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla o se volete semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. E per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, abbiamo creatività, totalità e pigrizia. Mm. Guardate, ragazzi, si va verso un periodo di espansione, abbiamo la creatività e giustamente quando si apre il cuore, quando si espande il cuore, è anche un po' quello che succede, no? Però il taglio di questo periodo sarà in solitaria, questo ve lo dico, nel senso che qui c'è proprio un distacco da quello che potrebbe essere un partner, una famiglia, un gruppo lavorativo. Mm, ma perché? Perché poi si dà il passo a questo 6, a questo arcano maggiore numero 6, agli amanti. Abbiamo un asso di coppe, c'è un inizio. Potrebbe anche essere che arrivi una persona nuova, anche se non è una persona a livello romantico, anche se per molti vi dico che sì, è una persona che arriva a livello romantico, però potrebbe anche essere semplicemente magari un collaboratore nuovo, ok? Poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Ragazzi, guardate, il punto è, secondo me, riuscire a girare questa sacerdotessa. Iniziate a fidarvi del vostro istinto. Qui avete anche la carta dell'imperatrice. Sono due carte che parlano del divino femminile. Ok? Quindi qui si tratta veramente di seguire il vostro istinto e di fare quello che vi dice il cuore. Perché comunque in questo periodo quello che dovrete un po' combattere, se vogliamo, o meglio, integrare, mi piace di più, è la pigrizia. Cioè probabilmente qualcuno qui è fermo o ferma in una situazione, in una zona di comfort dalla quale è difficile uscire. E non è solo una questione di essere comodi lì dove si è che ci si è abituati a una sorta di routine, io sento, ok? Che ad un certo punto non va più bene, non è più sana. Probabilmente, avendo tanto divino femminile, quello che sento è che, probabilmente anche per quello che avete la giustizia, avete bisogno di regole. Nel senso, il divino femminile è quell'energia, quell'impulso, quell'esplosione di pura e semplice energia, no? Il divino maschile è, diciamo, quell'energia che struttura, che dà un ordine, esattamente come il re di spade che voi avete in questo caso capovolto, quindi è come se mancasse un ordine, una struttura in questo momento. Ehm, e quello che sento è appunto la necessità di riportare in equilibrio il divino femminile con il divino maschile, ok? Ed è proprio quello di cui ci parla la temperanza al contrario, questa sorta di disequilibrio. Cioè, questo vi serve per trovare l'amor proprio e qui arriviamo alla carta degli amanti. Allora, essere troppo nel divino, diciamo nel disequilibrio del divino femminile porta alla dipendenza del riscontro con gli altri. Per riportare in equilibrio queste due parti a livello energetico bisogna risvegliare il divino maschile, quindi iniziare a prendere delle decisioni per conto proprio, iniziare ad essere un po' più fermi, smuoversi da quello che è la pigrizia e il procrastinare.
Diciamo che quello che vi consigliano le carte è di iniziare a divertirvi con quello che state facendo o nella vita di tutti i giorni, perché comunque è così che, ehm, diciamo così, troverete l'armonia. Mm? È un po'... Questa carta è bella perché c'è una luce che esce dal cuore, o meglio i delfini che escono dal cuore e rientrano nella testa, no? Ed è un po' portare in armonia quello che vuole, che è un po' quello che dice anche la temperanza, la parte femminile con la parte maschile, la luna e il sole, ok? Quindi si tratta di diventare coerenti o di trovare il vostro tipo di amor proprio, di coerenza. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta da parte di Osho e poi andiamo a vedere un oracolo delle fatine. In viaggio. Guardate, è un 8 di bastoni, è una carta di forte movimento, è una carta di notizie, ma vi faccio notare che anche qui avete la carta dell'eremita, quindi qui si tratta di un nuovo inizio. Vi dicevo, per molti si tratta di lavorare all'amor proprio, di ricominciare da soli, di uscire da questa zona di comfort e di iniziare a vivere la vita e quello che vi sta succedendo cercando di divertirvi alla fine, ok? Però questa carta in viaggio è una carta di forte energia. Parla anche di qualcuno che è in viaggio per arrivare. Qui vi ho detto che potrebbe essere che verso la fine dell'anno qualcuno arrivi a farvi delle scuse o comunque a tendere una mano, diciamo così, a fare un'offerta di pace se vogliamo. Chiedo scusa, mi è volata una carta, adesso la recupero. Però comunque per molti si tratta di prendere le vostre scelte, di fare le vostre decisioni da soli, con la vostra testa, senza aspettare sempre un riscontro, guardate, dall'esterno. Vi leggo quella che è caduta perché è molto bella. Parla di qualche cosa di molto profondo, ok? Che è nascosto. E qua dice che infatti questo qualche cosa di molto profondo sta per arrivare alla luce. Può essere una memoria che voi avevate, un ricordo che sta ritornando alla mente. E dice che quando noi poi ehm, ci rendiamo conto o comunque esponiamo questo tipo di profondità nascosta, diventiamo liberi, no? Quindi è un po' come dire il portare alla luce certi tipi di sofferenze, certi tipi di oscurità fa sì che portandole alla luce che diventino illuminate queste cose, quindi non siano più nella zona buia, no? Per cui poi si diventa liberi da quel tipo di ombra. Cari amici del cancro, il periodo non è per niente male, si parla di prosperità, qui questa carta parla di creatività, sento che qui andrete per creare qualche cosa di nuovo, qualcuno si staccherà dalla famiglia, si staccherà da un gruppo, ci sarà una sorta o di divisione. Tenete presente che comunque la giustizia è al dritto, è la parte del gruppo che è al contrario. Quindi potrebbe essere o che cambiate un gruppo di lavoro, potrebbe essere che ci sia un nuovo tipo di contratto, perché la giustizia in realtà parla di contratti, parla di cose giuste e qui abbiamo un contratto del cuore. Quindi potrebbe essere una nuova relazione per molti di voi se siete single, potrebbe essere andare al passo successivo della relazione. Vi ricordo che la carta tema è gli amanti, quindi si parla di equilibrio, è più a livello, come vi posso dire, generale, che c'è qualche cosa che vi rende un po' confusi, però la zona emotiva è quella un po' più stabile, un po' più tranquilla. Ecco, a livello lavorativo forse qualche tipo di movimento un po' più particolare ce l'abbiamo, qualche distacco potrebbe essere, il voler rompere qualche tipo di condizionamento. Però, ripeto, se poi ci spostiamo qui in questa parte della lettura, si tratta semplicemente di far valere
le vostre idee, il vostro amor proprio per voi, cercate di trovare il divertimento in quello che fate e vedrete che diventerà più facile proprio farlo, ok? Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!